Google Ads, Facebook Ads o influencer? Questo è il dilemma. Eppure è più facile del previsto. Devi solo capire qual è il canale di marketing più adatto per raggiungere i tuoi potenziali clienti nel tuo mercato. Scopriamo insieme come devi ragionare per scegliere il canale giusto. Devo lanciare delle Google Ads. Devo assolutamente imparare a creare Facebook Ads. No, anzi, è meglio se trovo il giusto influencer per far diventare virali i miei contenuti. Fermi tutti. Lanciare una campagna marketing che funziona non significa collezionare tutti i possibili canali come in un album di figurine e nemmeno scegliere a caso tirando la monetina. Esatto, è proprio così. Infatti spesso ci troviamo a parlare con clienti che arrivano da noi per le ricerche di mercato che hanno speso tutto il budget pubblicitario in campagne Google o Facebook Ads. La cosa più frustrante per noi è proprio constatare che hanno fatto un po' tutto in modo casuale, allocando soldi a pioggia un po' qua e là, senza avere però le minime competenze di base per comprendere almeno i diversi utilizzi dei canali pubblicitari online, senza soprattutto nemmeno capire i macro funzionamenti delle piattaforme pubblicitarie. Per non parlare della mancanza di chiarezza sugli obiettivi. Per scegliere il canale giusto per le campagne è fondamentale partire da ciò che si vuole ottenere. In particolare capire se si vogliono risultati immediati o se si cerca una strategia di lungo termine. Un altro punto chiave è conoscere il target di clienti che vuoi raggiungere e soprattutto il loro grado di consapevolezza rispetto al tuo prodotto o servizio. Se ricordi, in un video di qualche settimana fa ti abbiamo proprio parlato della piramide della consapevolezza, quindi ti consigliamo di andartelo a riguardare. Infatti, se il tuo pubblico è inconsapevole, ovvero non sa nulla del tipo di prodotto o servizio che vendi, capisci bene che sarà improbabile che vada a cercarlo su Google. In questo caso dovrai invece iniziare a intercettarli tramite i loro interessi o problemi, ma di sicuro non su Google ma su altri canali. Fondamentale quindi valutare anche il livello di competizione del proprio mercato attraverso un'analisi delle campagne marketing della concorrenza. Se il mercato è molto affollato con tantissime aziende che stanno investendo in advertising, allora i costi salgono perché la maggior parte delle piattaforme di advertising funziona ad asta. Più offerenti significa costi più alti. Inoltre diminuisce la visibilità perché più inserzionisti si contendono gli stessi utenti. Quando scopri ad esempio che ci sono troppi ads per un prodotto, come in questo caso vediamo l'esempio dello zerbino, allora per evitare di essere uno dei tanti puoi trovare dei canali alternativi, magari quelli che i tuoi concorrenti non stanno utilizzando. Bene, questi erano i principali fattori da considerare prima di scegliere il giusto canale per le tue campagne pubblicitarie. Ora andiamo a scoprire nel dettaglio quando utilizzare i 3 canali di advertising online più importanti in questo momento. Partiamo con le Search Ads. Sono il canale indicato per raggiungere la cosiddetta domanda attiva, ovvero persone consapevoli che stanno cercando online un certo argomento, prodotto o servizio. Nello specifico, Google Ads è il canale migliore quando le persone cercano informazioni su Google, invece le Amazon Ads sono perfette quando vendi su Amazon o vendi un prodotto e le persone cercano spontaneamente quel tipo di prodotto. Questi canali sono da evitare se il numero di persone che cercano è troppo basso, magari perché il tema è ancora sconosciuto oppure perché è troppo di nicchia e quindi nessuno cliccherebbe sulle tue ads. Oppure è meglio evitarle quando la concorrenza è troppo elevata. Pensa che in certi casi, in certi settori si arriva a pagare perfino decine di euro per un solo click. Quindi analizza sempre i volumi di ricerca mensili e i costi medi per click prima di iniziare. Ci sono poi le ads sui canali social come Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn o YouTube. Questi canali sono adatti soprattutto quando la domanda è latente, ovvero le persone non stanno cercando attivamente il tuo prodotto o servizio. In questo caso ti permettono di mostrare le tue pubblicità a un pubblico specifico in base ai loro interessi o a determinate caratteristiche. In questo caso non pagheresti a click, come ad esempio per le search ads, ma a numero di visualizzazioni. In pratica paghi in base a quante persone visualizzano la tua pubblicità. In questo caso sii sicuro che se stanzi un budget pubblicitario, la tua pubblicità sarà vista da un certo numero di persone. Questi canali servono per raggiungere infatti chi ha una consapevolezza più bassa ed è per questo che i messaggi devono essere molto precisi per catturare immediatamente l'attenzione e incuriosire persone che stanno di fatto facendo altro e soprattutto non sono ancora pronte ad acquistare.
C'è poi il mondo dell'influencer marketing, ovvero non utilizzare direttamente i tuoi canali online, ma farti promuovere da persone autorevoli che hanno un seguito in una determinata nicchia. Si tratta di un canale molto efficace se il tuo prodotto o servizio richiede molta fiducia per essere comprato e deve essere anche spiegato molto bene, oppure se stai lanciando qualcosa di nuovo e rivolto a una nicchia altrimenti difficile da raggiungere. Ad esempio, se vendi un materiale innovativo tecnico per l'edilizia, è più facile raggiungere i clienti attraverso progettisti o ingegneri che ne parlino bene e che propongano il tuo prodotto. Anche su questo tema abbiamo già realizzato un video in cui puoi scoprire più nel dettaglio come fare per scegliere i giusti influencer. Infine la possibilità di fare retargeting. In pratica online puoi mostrare gli ads solo a coloro che hanno già interagito ad esempio col tuo sito web, che hanno visto un tuo video o altri annunci delle tue campagne e quindi hanno già mostrato in un certo senso interesse per ciò che fai. Per questo tipo di campagne puoi lavorare attraverso diversi canali social o anche attraverso le cosiddette reti display per apparire ad esempio sui magazine o sui blog. Ma attenzione che non puoi avviare queste campagne se ovviamente prima non hai generato in qualche modo interesse e interazioni, perché non avresti chiaramente un pubblico da retargetizzare. Quindi il nostro consiglio? Non fare Google Ads o Facebook Ads solo perché hai sentito dire che è necessario farle, bensì chiediti se sono il canale di comunicazione più adatto a te. Studia il target e la concorrenza e solo a quel punto decidi quale canale sfruttare, impostando una strategia meglio se sinergica tra più canali e ovviamente data driven. Se ti è piaciuto questo video e vuoi capire come studiare il tuo mercato per scegliere il giusto canale di marketing e pianificare le giuste strategie, allora iscriviti al nostro canale YouTube, seguici sui nostri social e soprattutto ricorda Think Big Data.